Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Ciao, sono Matteo e questa è Sara. Sì, ciao. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante, soprattutto se stai iniziando a imparare l'italiano. Esatto, parliamo di come presentarsi, come dire chi sei, cosa fai, da dove vieni. Sì, perché la prima cosa che fai quando incontri una persona nuova, no? Assolutamente. E sai, Sara, mi ricordo quando ero in Spagna qualche anno fa. Ah, sì? Raccontami. Sì, ero a Barcellona per una settimana e il primo giorno ho incontrato un gruppo di persone molto simpatiche in un bar vicino al porto. Tutti parlavano spagnolo, ovviamente, e io, il mio spagnolo non era perfetto. Immagino. E com'è andata? E quando dovevo presentarmi ero così nervoso, non sapevo se dire prima il nome o l'età o da dove venivo, un disastro. Ho mescolato tutto, ho detto prima che ero fotografo, poi il nome, poi l'età. Povero, ma alla fine ti hanno capito. Sì, per fortuna erano molto gentili e pazienti, ma io ho capito quanto è importante avere un metodo, una struttura chiara quando ti presenti in una lingua nuova. Capisco perfettamente. È normale essere nervosi quando parli una lingua nuova. Per questo oggi vogliamo aiutare chi studia l'italiano a sentirsi più sicuro e preparato. Esatto, vogliamo darvi una struttura semplice ma completa. Allora, Sara, facciamo un esempio pratico. Immagina che io e te ci incontriamo per la prima volta, magari a una festa o in un corso. Come iniziamo? Perfetto. Ok, dunque... ciao, io sono Sara. Piacere. Ciao Sara, io sono Matteo. Piacere mio. Vedete? Molto semplice. Ciao è informale. Lo usi con gli amici, con persone della tua età, in situazioni rilassate. Sì, ma se invece incontri una persona più anziana o in una situazione formale, tipo al lavoro o a un colloquio o in banca, dici buongiorno o buonasera. Esatto. Per esempio, buongiorno, sono Sara Rossi. Piacere di conoscerla. Questa è la versione formale e rispettosa. Bravo. E nota che Sara ha detto conoscerla con la L maiuscola. Quando parli ovviamente non si sente, ma è la forma di cortesia. È molto importante in Italia. Sì, molto importante. Quando dai del lei a qualcuno, usi questa forma, ma con gli amici, con i giovani, dici piacere di conoscerti con la T. È più amichevole. Perfetto. Allora, dopo aver detto il tuo nome, di solito la persona ti chiede di dove sei oppure da dove vieni. Sono le due forme più comuni. Sì, e questa è una domanda molto comune in Italia. Noi italiani siamo curiosi. Io, per esempio, sono di Roma, quindi dico sono di Roma oppure vengo da Roma. Io invece sono di Firenze. Bella città, eh? Piena di turisti tutto l'anno, ma davvero bella. Il Duomo, Ponte Vecchio, gli Uffizi. Sì, è vero, Firenze è bellissima. Io ci sono stata tante volte, anche da bambina, con i miei genitori. Mi ricordo che mangiavamo sempre il gelato in Piazza della Signoria. Ah, i ricordi. Comunque, se vieni da un altro paese, puoi dire sono americana, o sono francese, o sono giapponese. Oppure puoi dire vengo dal Brasile, o vengo dagli Stati Uniti, o vengo dalla Francia. Esatto. Nota la differenza. Sono più la nazionalità, oppure vengo da più il paese. Entrambe le forme vanno bene e sono molto usate. Perfetto. E poi di solito la conversazione continua con cosa fai o che lavoro fai? Questa è quasi sempre la terza domanda. Sì, questa è un'altra domanda molto comune in Italia. Io sono insegnante. Insegno italiano a studenti stranieri. Questo è abbastanza ovvio guardando questo video. Sì, decisamente ovvio. Io invece sono fotografo. Faccio foto per eventi, matrimoni, compleanni, cose così. È un lavoro creativo e mi piace molto, perché incontro sempre persone nuove e diverse. Che bello! Deve essere interessante. E se sei studente, puoi dire sono studente o sono studentessa se sei donna. Oppure puoi essere più specifico. Studio medicina o studio economia o studio all'Università di Milano. Perfetto. E se non lavori o se sei in pensione, puoi semplicemente dire al momento non lavoro o sono disoccupato o sono in pensione. Non c'è nessun problema nel dirlo. Sì, nessun problema, è normalissimo. In Italia siamo abbastanza diretti su queste cose. Ah, e un'altra cosa importante.
l'età. Ah, sì, vero. Anche se in Italia non sempre chiediamo l'età subito, eh? Dipende molto dalla situazione e dal contesto. Esatto, Matteo. Con gli amici, con i giovani, sì, è normale chiedere. Ma con persone che non conosci bene o in situazioni più formali, forse aspetti un po' prima di chiedere l'età. Comunque, se qualcuno ti chiede quanti anni hai, tu rispondi ho 25 anni o ho 30 anni o ho 40 anni. È molto semplice. Io ho 28 anni. E tu, Matteo? Io ho 32 anni. Sto invecchiando piano piano. Ma no, sei ancora giovane. 32 anni è perfetto. Comunque, vediamo, cos'altro diciamo quando ci presentiamo? Ah, gli hobby. Beh, sì, spesso parliamo degli hobby, delle cose che ci piace fare nel tempo libero. È un modo per trovare interessi comuni con la persona che hai appena conosciuto. Ah, sì, tipo mi piace leggere, oppure mi piace cucinare, o adoro guardare film. Cosa ti piace fare, Matteo? A me piace molto viaggiare. Quando ho tempo libero e un po' di soldi risparmiati, prendo lo zaino e parto. L'anno scorso sono stato in Giappone per 2 settimane. Wow, che bello! Il Giappone è il mio sogno. Io invece adoro cucinare. La pasta soprattutto. Carbonara, amatriciana, cacio e pepe, pasta al forno. Adesso ho davvero fame. Ma sì, è vero, gli italiani adorano parlare di cibo quando si presentano. È praticamente un argomento obbligatorio. È completamente nella nostra cultura. E se dici che non ti piace la pasta, guarda, è un problema serio. Sì, molto serio. Comunque, un'altra cosa importante quando ti presenti in italiano, la famiglia. Sì, gli italiani amano molto parlare della famiglia. È molto importante nella nostra cultura. Domande tipiche sono: sei sposato? Sei sposata? Hai figli? Hai fratelli o sorelle? Esatto, la famiglia è centrale in Italia. Io, per esempio, anche se ho 32 anni, vado ancora a pranzo dai miei genitori ogni domenica. Che dolce! Questa è proprio una cosa italiana. Io invece vedo la mia madre almeno 3 volte a settimana, anche se abito da sola. Vedi? È normale da noi. Comunque, per rispondere a queste domande, io non sono sposato, ma sono fidanzato. La mia ragazza si chiama Giulia e stiamo insieme da 3 anni. E ho una sorella più piccola, Anna, che ha 28 anni, come te, Sara. Ah, che coincidenza! Io invece non sono sposata e non ho un fidanzato al momento, ma ho un fratello maggiore. Si chiama Luca, ha 35 anni e vive a Bologna con sua moglie e il mio nipote. Oh, hai un nipote. Quanti anni ha? Ha 4 anni e si chiama Marco. È adorabile, ma molto molto energico. Immagino, i bambini di quell'età sono pieni di energia. Ok, Sara, allora ricapitoliamo un po' tutto per chi ci guarda, va bene? Sì, ottima idea. Facciamo un riassunto chiaro di tutti i punti importanti. Dunque, quando ti presenti in italiano, la struttura classica è questa. Primo passo, il tuo nome. Puoi dire ciao, sono Sara, oppure mi chiamo Sara. Sono entrambe corrette e molto usate. Secondo passo, da dove vieni? Sono di Roma, se sei italiano, o vengo dalla Germania, o sono tedesco, se vieni da un altro paese. Terzo passo, cosa fai nella vita? Sono insegnante, o lavoro in banca, o studio ingegneria. Questo è molto importante. Quarto passo, la tua età, ma solo se appropriato per la situazione. Ho 28 anni, per esempio. Quinto passo, puoi aggiungere i tuoi interessi e hobby. Mi piace leggere, o adoro il calcio, o amo viaggiare. E infine, sesto passo, qualcosa sulla famiglia, se la conversazione va in quella direzione. Sono sposato con 2 figli. Perfetto. Ma ora facciamo un esempio completo dall'inizio alla fine, ok? Così è più chiaro per tutti e vedete come funziona in pratica. Ok, io inizio. Ciao, io sono Matteo, piacere di conoscerti. Ciao Matteo, io mi chiamo Sara. Piacere mio. Di dove sei? Sono di Firenze, in Toscana. È una città molto bella, piena di arte, storia e cultura. Ci vivo da quando sono nato. E tu, Sara, di dove sei? Io sono di Roma, la capitale. Ci vivo da sempre e adoro questa città. Cosa fai nella vita, Matteo? Sono fotografo professionista, faccio foto per matrimoni ed eventi speciali. È un lavoro molto creativo e mi piace tantissimo perché ogni giorno è diverso. E tu che lavoro fai? Io sono insegnante di italiano per stranieri. Insegno a studenti di tutto il mondo che vogliono imparare la nostra bellissima lingua. Lo faccio da 5 anni ormai. Che bello, deve essere molto gratificante. E hai fratelli o sorelle, Sara? Sì, ho un fratello maggiore. Si chiama Luca.
Ha 35 anni e vive a Bologna con sua moglie. Hanno anche un bambino, mio nipote, Marco. E tu? Io ho una sorella più piccola, si chiama Anna e ha 28 anni. Lavora come avvocato a Milano. E sono fidanzato, la mia ragazza si chiama Giulia. Che carino! E cosa ti piace fare nel tempo libero, Matteo? Mi piace molto viaggiare e scoprire posti nuovi. E anche fare escursioni in montagna quando posso. Mi rilassa tantissimo. E tu? A me piace cucinare, soprattutto piatti tradizionali italiani, e adoro leggere, soprattutto romanzi italiani contemporanei. La sera leggo sempre prima di dormire. Ecco, vedete, così è una conversazione naturale e completa. Abbiamo coperto tutti i punti importanti. Sì, non è difficile, vero? L'importante è essere rilassati, naturali e non avere paura di fare errori. Gli errori sono parte dell'apprendimento. Esatto, e non preoccupatevi se fate errori di grammatica o di pronuncia. Gli italiani sono molto gentili e pazienti quando qualcuno impara la nostra lingua. Assolutamente. Anzi, se vedono che stai facendo uno sforzo per parlare italiano, sono ancora più felici di aiutarti e di parlare con te. Sai, Sara, mi viene in mente un'altra cosa importante che dobbiamo dire. Cosa? Dimmi. Le espressioni utili che usiamo durante una presentazione, tipo molto piacere, o piacere di conoscerti, o felice di conoscerti, sono tutte espressioni gentili. Ah sì, ottimo punto. Oppure enchanté, anche se questa è francese, ma molti italiani la dicono lo stesso, soprattutto nelle grandi città. È verissimo. Gli italiani a volte mescolano le lingue, specialmente con parole francesi o inglesi. Comunque altre espressioni utili sono come ti chiami, invece di qual è il tuo nome, che è troppo formale. Sì, come ti chiami è molto più naturale e colloquiale, e se vuoi essere formale con persone anziane o sconosciute, dici come si chiama, con la forma di cortesia. Esatto. E se non capisci qualcosa durante la conversazione, puoi sempre dire scusa, puoi ripetere? Oppure semplicemente come scusa? O prego? Sì, o anche non ho capito bene, o puoi parlare più lentamente per favore? Queste frasi sono super utili. Queste frasi sono davvero fondamentali quando stai imparando. Non abbiate paura di usarle. È meglio chiedere che rimanere confusi. Assolutamente. E non avere paura di dire non parlo bene italiano o sto imparando l'italiano. Le persone capiranno e parleranno più lentamente. Sì, e anche noi italiani a volte non capiamo tutto quando qualcuno parla troppo veloce o usa troppo dialetto. È verissimo, in Italia abbiamo tantissimi dialetti diversi e a volte anche noi facciamo fatica a capirci tra regioni diverse. Esatto, un siciliano e un veneto a volte hanno difficoltà. Ma va bene, l'italiano standard è uguale per tutti. Sì, l'italiano che insegniamo noi è quello standard che tutti capiscono in tutta Italia. Ok, allora un ultimo consiglio importante per chi ci guarda. Sì, dimmi Sara. Cosa? Dimmi. Le espressioni utili che usiamo durante una presentazione, tipo molto piacere, o piacere di conoscerti, o felice di conoscerti, sono tutte espressioni gentili. Ah sì, ottimo punto. Oppure enchanté, anche se questa è francese, ma molti italiani la dicono lo stesso, soprattutto nelle grandi città. È verissimo. Gli italiani a volte mescolano le lingue, specialmente con parole francesi o inglesi. Comunque altre espressioni utili sono come ti chiami, invece di qual è il tuo nome, che è troppo formale. Sì, come ti chiami è molto più naturale e colloquiale, e se vuoi essere formale con persone anziane o sconosciute, dici come si chiama, con la forma di cortesia. Esatto. E se non capisci qualcosa durante la conversazione, puoi sempre dire scusa, puoi ripetere? Oppure semplicemente come scusa? O prego? Sì, o anche non ho capito bene, o puoi parlare più lentamente per favore? Queste frasi sono super utili. Queste frasi sono davvero fondamentali quando stai imparando. Non abbiate paura di usarle. È meglio chiedere che rimanere confusi. Assolutamente. E non avere paura di dire non parlo bene italiano o sto imparando l'italiano. Le persone capiranno e parleranno più lentamente. Sì, e anche noi italiani a volte non capiamo tutto quando qualcuno parla troppo veloce o usa troppo dialetto. È verissimo, in Italia abbiamo tantissimi dialetti diversi e a volte anche noi facciamo fatica a capirci tra regioni diverse. Esatto, un siciliano e un veneto a volte hanno difficoltà. Ma va bene, l'italiano standard è uguale per tutti. Sì, l'italiano che insegniamo noi è quello standard che tutti capiscono in tutta Italia. Ok, allora un ultimo consiglio importante per chi ci guarda. Sì, dimmi Sara.
Praticate, praticate, praticate. Provate a presentarvi davanti allo specchio, registratevi con il telefono, parlate con un amico che studia italiano o anche praticate da soli mentre fate una passeggiata. Esatto, la pratica è assolutamente fondamentale. Più parli, più ripeti, più diventi sicuro e fluente. Non c'è altro segreto. E se avete l'opportunità di parlare con un italiano vero, magari in viaggio o online, fatelo senza esitazione, non siate timidi. Sì, gli italiani in generale adorano parlare, sono molto socievoli e amano fare nuove amicizie, soprattutto se vedono che stai imparando la lingua, ti aiuteranno con piacere. È verissimo, e ricordate, l'italiano è una lingua bellissima, piena di musicalità, ritmo e passione. È una lingua che si canta. Sì, e presentarsi è solo il primo passo, l'inizio del vostro viaggio. Poi potete parlare di tantissime altre cose, il cibo, il cinema, la musica, i viaggi, lo sport. Esatto, le possibilità sono davvero infinite una volta che superi la timidezza iniziale. L'importante è iniziare e non avere paura. Perfetto, allora cari amici che ci guardate da tutto il mondo, noi vi lasciamo con questo ultimo consiglio. Siate coraggiosi, praticate tanto ogni giorno e soprattutto divertitevi con l'italiano. Sì, imparare una lingua deve essere un piacere, un'avventura, non uno stress o un obbligo. Godetevi il viaggio, ogni piccolo progresso. E se avete domande, dubbi o volete altri video su argomenti specifici di grammatica o conversazione, scrivetecelo nei commenti qui sotto. Sì, noi leggiamo sempre tutti i vostri messaggi e ci fa davvero piacere rispondervi e aiutarvi. Siete importanti per noi. Allora, grazie mille per averci seguito oggi e per aver guardato questo video fino alla fine. Grazie a voi e ricordate sempre la struttura. Nome, provenienza, lavoro, interessi, famiglia. Facile. E ora provate voi. Ciao, sono Sara. Piacere. E io sono Matteo. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Continuate a seguirci. Ciao ciao a tutti. Buono studio e buona pratica. Ciao e ricordate, l'italiano è bellissimo. A presto!